sono Alice e oggi parliamo di drammi giapponesi. Oggi facciamo l'incursione periodica nel dramma giapponese. Il dramma giapponese di oggi è un dramma del 2023 che si è concluso da poco, che si intitola The Third Finger Offered to a King. Quindi il terzo dito, chiaro riferimento all'anulare, perché 1, 2, 3, sapete, non so se lo sapete, ma questo è quanto mi hanno detto in un passato remoto. Non tutti i paesi considerano il pollice un dito, quindi il terzo dito è appunto ritenuto l'anulare, perché iniziano a contare dall'indice. Non so se è vero, ma così come me l'hanno venduta io ve la proprio rigiro paro paro. Comunque sia, the third finger, quindi il dito anulare, dito portatore sano di fede in caso di matrimonio, offer to a king, in cui il king in questione è il protagonista maschile. Andiamo a vedere la trama. La protagonista è una ragazza che viene da una famiglia non molto benestante, ma molto unita, molto gioviale, nonostante le evidenti ristrettezze economiche dovute anche al fatto che tipo ci sono una serie infinita di figli, tipo la madre al momento degli eventi è in attesa dell'8º figlio. Lei, la protagonista, ritenuta da tutti una ragazza estremamente attraente, ha però durante la sua vita fatto esperienza di invidie e gelosie che le hanno precluso la formazione di rapporti stretti, sia di amicizia che qualcosa di più. E al momento appunto dell'inizio degli eventi lavora come assistente alla vendita in una ditta, in un'azienda che si occupa di matrimoni, quindi dalla scelta dell'abito fino alla realizzazione vera e propria della cerimonia. È brava nel suo lavoro, ha comunque un rapporto cordiale con i colleghi e sembra, diciamo, in un momento abbastanza stabile della sua vita. Non ha però, come ripeto, amici stretti per le ragioni che vi ho spiegato. Il protagonista maschile è il presidente di questa azienda, che appartiene alla sua famiglia, che è una famiglia ovviamente benestante, ma che poco ha a che fare in realtà con il settore principale di cui si occupa appunto il padre del protagonista. Questa azienda di matrimoni in realtà è proprio un'azienda suppellettile, laterale, di cui per cui il padre poco interesse e poche speranze nutre. Lui invece è deciso a farla prosperare e per fare questo cosa ha fatto in passato? Ha partecipato a un reality che è simile al reality americano, che non so se in Italia è mai andato in onda, che è The Bachelor, in cui cosa succede? C'è un single, un tizio che deve scegliere fra 14.000 pretendenti la futura fidanzata barra qualcosa di più se le cose vanno bene. E l'oggetto un po' che incarna questa scelta è la rosa, perlomeno da quanto mi ricordo dalle clip che io ho visto vagando sul web. Non è un programma che io ho mai seguito, però diciamo so a grandi linee la struttura e il funzionamento. La cosa interessante è che questo protagonista alla fine del programma ha scartato tutte le pretendenti e quindi se ne è uscito dal programma single come era entrato. Lui, dicevo, è il presidente di questa azienda che si occupa di matrimoni e propone alla protagonista di contrarre un matrimonio di interesse per creare un canale YouTube e raccontare la vita matrimoniale in modo da incentivare lo sviluppo degli affari, perché ha fatto una scommessa col padre che ormai lo vuole piazzare nella sua azienda principale e lui gli ha detto no, dammi un anno, vedrai che risollevo le sorti di questa azienda e poi insomma dopo alla fine dell'anno farò come dici tu, perché comunque la famiglia è benestante, lui è l'erede e quindi deve sottostare un po' agli obblighi morali della famiglia. I due ovviamente sono proprio cane e gatto. Lei accetta dietro compenso economico che utilizza per aiutare la famiglia
I due pian piano, nonostante siano molto diversi, ovviamente si innamorano, se non che salta fuori che la madre di lui è una mezza psicopatica che fa di tutto per dividerli e non si capisce bene perché. All'inizio sembra che lei voglia in qualche modo vendicarsi della famiglia, perché questa madre in realtà non è la sua madre biologica, ma è la moglie principale del padre. Lui è il figlio di un amante, una concubina, non si capisce chi, che però ormai è morta quando il protagonista era ancora un bambino. E lui inizialmente si era molto affezionato alla matrigna, diciamo, se non che poi ha scoperto durante una visita al cimitero che tipo la madre la moglie del padre stava dicendo alla sua madre biologica, speravo morissi prima, cioè sei morta ma sei comunque morta troppo tardi. E quindi gli cade un po' questa maschera di perfezione che questa donna ha sempre un po' incarnato davanti a lui e inizia un po' segretamente a essere risentito nei suoi confronti. Però gli obblighi familiari sono ovviamente un must e quindi non può ribellarsi in maniera palese. Fatto sta che, ripeto, questa tizia inizia a mettere i bastoni fra le ruote alla coppia, causando a un certo punto anche dei problemi per il negozio del padre di lei. Il padre di lei ha un negozio in cui vende generi alimentari che attraversa un periodo molto difficile causato proprio dall'ingerenza della consuocera e arriva a un certo punto addirittura a farli divorziare, rivelando anche al pubblico che il loro matrimonio, che sembrava tanto puccioso davanti alle telecamere, in realtà altro non è che un accordo commerciale. Lui si è innamorato di lei, quindi si separano perché lui si deve sacrificare per salvaguardarla e alla fine si risolve tutto un po' a tarallucci e vino e affrontano la matrigna e che, ripeto, inizialmente sembrava si volesse vendicare della famiglia, ma in realtà non si capisce bene perché anche lei si scopre poi ha avuto un figlio fuori dal matrimonio, cioè prima di sposarsi e ha abbandonato questo figlio col padre biologico. Quando questo figlio ritorna nella sua vita, lei non ne vuole sapere perché dice no, il mio figlio, l'unico mio figlio è il protagonista, l'erede della famiglia. E quindi non si capisce che cosa voglia fare, perché se tu ti stai vendicando, cioè dovresti teoricamente volere il bene del tuo figlio naturale che sei stata costretta a abbandonare per contrarre un matrimonio combinato. E invece no, vabbè. Alla fine vissero tutti felici e contenti e i due protagonisti si risposano. Ok. Allora, il dramma, che consiste di 10 puntate che vanno tra i 30 e i 40 minuti, quindi una cosa anche snella, fino alla sesta puntata era anche estremamente accattivante. Poi ripeto, con l'entrata in scena, non è con l'entrata in scena, perché anche questa madre un po' psicopatica poteva avere un suo perché. Il problema è che i suoi motivi si perdono un po' per strada, perché sembra avere un incesto, cioè sembra sottostare a una forma di incesto psicologico con il figlio, che poi non è figlio biologico, quindi non sarebbe nemmeno incesto, però sono molto poco chiari o comunque sono messi in maniera estremamente confusa i motivi delle sue azioni. Tant'è che alla fine tutto si risolve dopo che lei veramente ha rovinato la vita al figlio della famiglia principale, mezzo figlio biologico che la sta cercando da tutta una vita e lei lo schiena senza pietà. La protagonista perché è moglie del figlio della famiglia principale che a lei non piace e quindi le deve rovinare la vita. Tutto si risolve con una specie con un micro colloquio in cui i due che si sono rimessi insieme
i due protagonisti intendo, la affrontano e le dicono no, non ti preoccupare, guarda che io non te lo sto portando via, lui farà sempre parte della tua famiglia. E lui che le dice no, io non sono mai riuscito a odiarti e quindi farò sempre parte della tua vita. Ok? Tutto quello che è successo prima sembrava andare in una direzione diametralmente opposta. Peccato, peccato, fino alla puntata 6, ripeto, un ritmo, una coerenza, un livello di intrigo anche molto accattivante, e poi proprio va tutto a rotoli in maniera proprio sonora. E quindi, boh, peccato, porca miseria. Tra l'altro, come se non bastasse, i geni della lampada cosa hanno fatto? Hanno fatto lo spin-off. Perché ho detto che la protagonista ha tipo 26.000 fratelli. Il fratello maggiore, cioè il fratello maggiore, lei è la maggiore, il fratello più vecchio tra i fratelli che vengono dopo di lei, che è ventenne, quindi è all'università, è un po' coinvolto nelle sorti dei due protagonisti, si accorge subito che loro due stanno fingendo di essere sposati e però li aiuta a montare i video che servono appunto per il canale YouTube volto proprio a procacciare affari, ovvero matrimoni. Tra l'altro, piccola postilla, azienda impegnata nel mondo dei matrimoni, che dimostra un'apertura mentale estremamente ampia e molto molto piacevole da vedere, perché fanno vedere non solo il matrimonio tradizionale, ma matrimoni tra coppie omosessuali. A un certo punto arriva una tizia che si vuole sposare con il suo anime preferito, il suo personaggio anime preferito, e loro gli imbastiscono questa cerimonia molto, molto particolare, e tutto presentato con un'assenza di pregiudizio davvero fresco da vedere, bello. Dicevo, il fratello viene coinvolto fin dai primi episodi nella vicenda dei due protagonisti, e quindi la produzione cosa ha pensato? Facciamo uno spin-off sul fratello, e hanno fatto, diciamo, la versione ribaltata, perché lo spin-off si chiama The Third Finger Offered to a Queen, in cui lui è il protagonista, fra virgolette, cenerentolo, e la controparte femminile è un'altra impiegata della stessa, nello stesso posto di lavoro della protagonista della prima serie, che è più grande di lui. Loro due si conoscono attraverso una dating app, però c'è la scarsità della trama è imbarazzante. Si trovano, lei mente sulla sua età, lui scopre che lei è più grande, però da Dio solo sa cosa, si innamora lo stesso, però poi si vedono, ma no, io sono troppo vecchia, ma no, conosciamoci, fine. Ok, il senso di tutto questo, di tutta questa produzione mi deve ancora arrivare. E niente, quindi sono rimasta un po' così, un po' me. Allora, la seconda, lo spin-off sicuramente, cioè sinceramente, ma non perdeteci nemmeno un minuto perché non vale la pena. La prima serie fino alla sesta puntata molto carina, poi ripeto, c'è proprio un crollo verticale, tipo la colonna con l'osteoporosi. Non lo so, se trovo la prima puntata ve la linko qua sotto, perché non so se ci sarà doppiata in italiano, così potete farvi un'idea da soli e decidere come volete investire il vostro tempo. Io direi che mi posso fermare, ho pagato l'obolo ai drammi giapponesi e posso andare avanti. Bene, direi che posso fermarmi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!